Vorreste ricreare l'effetto di un temporale nella vostra camera? Beh, allora vi consiglio di guardare questo video. Ganon! E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Gun On, un canale dedicato al mondo della casa. Qui troverete lavori in casa, recensioni per la casa, consigli per la casa e oggi farò qualcosa di un po' meno utile ma più estetico. Voglio realizzare una lampada a forma di nuvola, ma sarà una lampada molto particolare perché oltre che illuminarsi come una qualsiasi lampada normale, si illuminerà in corrispondenza dei suoni che riceve. Quindi vi consiglio di vedere il video fino alla fine, così anche voi sarete in grado di realizzarne una. Per realizzare questa lampada avrete bisogno di un tubetto trasparente, dei LED che rilevano i suoni esterni, ovatta, una tavola in legno, forbici, pistola e ricariche per la colla a caldo, trapano e punta per legno del 10 e un sacco di palle. Sono di varie dimensioni. Ad esempio, se questo lavoro qua lo fate il lunedì mattina, saranno di queste dimensioni. Se invece lo farete al venerdì, potrebbero essere di queste dimensioni. Non so se si capita la battuta, è per il giorno della settimana. Lunedì mattina, si inizia la settimana. Non faceva ridere, eh? Poi se non volete sporcare, magari anche un po' di cartone sul tavolo. Ah, e se interessa anche a voi, vi lascio in descrizione tutti i link delle cose che vi ho mostrato, così potete trovarle facilmente. Bene, possiamo iniziare! Intanto che aspetto che la pistola scaldi la colla, ci vorranno circa 3 minuti, vi spiego un attimo cosa voglio fare. Allora, prenderò un po' di palle e realizzerò la struttura, diciamo lo scheletro. Il mio consiglio è quello di prendere palle in polistirolo di varia grandezza, così riuscirete a creare una cosa abbastanza omogenea e abbastanza fedele a quello che potrebbe essere una nuvola. E vi consiglio anche di prenderne un numero abbastanza buono per non rimanere senza mentre state creando la struttura. Poi dipende, se volete fare una piccolina non ve ne serviranno tante di palle in polistirolo. Se invece volete fare una cosa abbastanza grandina, lì ve ne serviranno parecchie. La mia intenzione è di farne una grande più o meno così, anche perché i LED hanno una lunghezza massima di 5 metri e voglio utilizzarli tutti. E poi essendo una lampada da tavolo non deve essere neanche enorme, se no fa un po' schifo. Partiamo dal centro con questa palla piuttosto grandina, a cui affiancheremo un'altra grande. Allora, cominciamo a stendere un po' di colla a caldo. Attacchiamo la prima palla. Premete bene, mi raccomando, ci metterà un po' per asciugarsi, quindi non potrete mettere l'ovata subito. Appiccichiamola così, premiamo bene. Avrete capito che è un lavoro di tanta pazienza, vero? Già. Visto? E così via, continuerete a creare la vostra struttura. Allora, direi che la struttura comincia a prendere forma. È questa qui. Adesso però farò un foro del 10 perché ospiterà questa barra trasparente. Quindi farò un foro, la infilerò qua dentro e servirà per incastrare tutta la struttura. Quindi trapanino con una punta per legno e facciamo il foro. Va che roba, va che roba. Adesso andiamo avanti a finire l'ultima parte qua sopra.
Una volta che la colla sarà asciugata, potremo andare a posare la striscia di LED. Io nel link che vi ho messo in descrizione ne ho presa una da 5 metri, però dipende molto dalla grandezza della nuvola. Se volete farla un pochino più grande, tipo così, forse 5 metri sono un po' pochini e consiglierei di andare sul 10. Partiamo da dove ho fatto il foro e metterò anche una piccola goccia di colla. La striscia LED ha un biadesivo, però siccome è proprio il punto di partenza preferisco fissarla un po' meglio. Perfetto, è così. Riattacchiamo la striscia. Oh! Ah? Ovviamente questo è ancora semi finito. Ora dovremo andare a riempire tutta la struttura con l'ovatta usando la colla a caldo. Vi dico già, ci metteremo un casino di tempo, ma vedrete che ne varrà la pena. Le luci si accendono quando sentono un suono ba 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 ba, e grazie a questo che produrrà l'effetto temporale. Adesso apriamo l'ovatta, andremo a prendere tanti piccoli ciuffettini e li incolleremo con la colla a caldo. Secondo me è meglio farlo con i LED attaccati, ma per un motivo, così perlomeno riusciremo ad andare a vedere se c'è qualche punto un po' vuoto e potremo andarlo a colmare poco alla volta. Ah, e se non l'avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al mio canale. Così mi supporterete ed è un modo per dirmi vai avanti, continua a fare video. Ma adesso andiamo avanti qui, va che se no non finisco più. Ok, è a posto. Guardate come è uscita. Anzi, spengo anche le luci, almeno vedete bene com'è. Si mette diversi colori, ad esempio così, blu, sempre accesa, oppure verde, oppure rosso, o anche dare degli effetti, tipo, vediamo questo. Così salta da un colore all'altro, così un po' più veloce, così invece fa un po' il fade, sempre fade, o se no appunto può attivarsi grazie al suono. Lasciamolo intanto col colore fermo blu. Adesso dovremo andare a creare la base. Allora, io vi ho detto che utilizzerò un asse in legno. Adesso devo vedere se usarne solamente uno o due, perché un po' pesa. È abbastanza stabile, però ecco, se voglio essere sicuro che non cada, devo fare una cosa un pochettino più salda. Vediamo. Alla fine ho deciso di utilizzare non uno, ma bensì 3 assi di legno, 2 più grandi e uno più piccolino. Quindi con la colla a caldo ho fissato le 2 assi di legno più grandi e grazie ai 2 morsetti le ho tenute ben strette, così si asciugavano bene. E per ulteriore sicurezza le ho fissate anche con dei chiodi in 4 punti. Una volta fatto, ho incollato anche l'asse di legno più piccola con la colla a caldo e anche in questo caso ho utilizzato 2 chiodi per tenerla più fissa.
con un trapano e una punta del legno del 10 ho fatto un bel foro. Ecco. E ho infilato dentro il tubo. Ah, come si incastra bene. Perfetto, bello stabile. E eccoci qua. Vediamo come è uscito. Questa è abbastanza stabile, guardate. E ora la infiliamo qua sopra. È entrata? Ah? Com'è? Fa la sua figura, no? Ragazzi, con questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete invece realizzare un albero di Natale in legno fai da te, vi consiglio di guardare questo video, giusto per realizzare qualcosa di innovativo e risparmiare anche un po'. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!